più alta, verticale. abbiamo lì sopra le api e poi da qua scendiamo fino al mare, fino alla prima terrazza sopra il mare. Adesso qua è chiaro che il turismo è prettamente, voglio dire, c'è ancora una fetta grossa, una volta era molto di più, però c'è ancora una fetta grossa, turismo americano chiaramente, e negli anni tanti ragazzi della mia generazione sono sposati o con americani o con canadesi, e abbiamo perso una generazione che di fatto ci ha fatto perdere il 95% della superficie coltivata. Veramente? Sì, perché 95? considera a fine anni 60 tutte le colline erano perfettamente terrazzate e coltivata vigna, ma tutte, anche dove ora vedi solo frane, lì erano tutti terrazzamenti e coltivati. Siamo passati dai 1200 ettari coltivati alla fine degli anni 60 ai 100-105 che ne abbiamo oggi ancora coltivati. Qui c'erano 24 varietà autoctone, noi negli anni siamo riusciti a recuperarne 19 e le teniamo tutte qua. Ma la ragione è che qui in realtà c'era un'agricoltura che poi alla fine era un'agricoltura che ti dava giusto da vivere, no? E poi il problema è che nel momento in cui il vino si è cominciato a fare in tutte le altre zone, perché chiaramente è uscito fuori prima l'uso dello zolfo, poi l'uso della chimica, e quindi il vino è arrivato da tutte le parti, erano vini nettamente più economici, in un momento in cui non come oggi che c'è una cultura del vino, cioè, all'epoca c'era, voglio dire, vino bianco e rosso, se costa meno è meglio, e quindi queste zone sono andate di fatto fuori mercato. Cioè, guarda la moltitudine di animali che sono su questa lavanda, no, in generale, cioè, farfalle, api, bombi, è tutta una, guarda, anche cose più piccole, no, quindi comunque impollinatori, cioè è tutto un insieme che abbiamo cercato di creare misto, dove non c'è, poi ora si vedrà, non c'è solo uva, ma ci sono le aromatiche, ci sono 130 piante di agrumi. Questo è un dragoncello, una pianta tipica aromatica ligure. Poi là hai l'incenso. Wow. No, diciamo che qua noi siamo partiti, quando siamo partiti a iniziare la realtà era molto diversa, nel senso che avevamo la vigna là di fronte, che era dove abbiamo ancora qualche pianta centenaria, tutta invece la parte ad arrivare attaccata alla casa era tutto abbandonato, addirittura lì dove sono le altre damigiane c'era una frana che tagliava la collina fino al mare. Diciamo c'è qualcuno che si sta ributtando sulla via, il problema di oggi è la burocrazia, che è uguale tra la cantina che fa 1 milione di bottiglie come quella la mia che ne fa 20.000 e purtroppo il fatto stesso di vedere questa terra ancora a macchie di leopardo, cioè il fatto di non avere tutto, perché sono tantissime proprietà, no, spezzettate, e purtroppo non ti permettono di coltivarle. 5 generazioni che si sono passate, ognuno una percentuale di terreno, quindi hai magari un terreno di 1000 metri dove ci trovi 70 proprietari. Io ci ho messo più di 20 anni per accorpare tutti questi terreni con tanta pazienza, e un giovane oggi magari la pazienza così non ce l'ha, ma quelle poche degustazioni che ti vengono chieste in cantina le unisco con la visita al terreno, perché devi faticare, cioè adesso da qui arrivare alla macchina, arriviamo su col fiatone e spiegare alla gente che tu lo fai normalmente 50 volte al giorno, o a portare giù sassi, o a portare su uva, o pali di legno, o qualsiasi materiale ti serve, già quello ti fa capire per cosa, poi per preparare quello che poi è il lavoro. Il terreno nient'altro è che del pietrisco alla fine della pietra base, che è l'arenaria, che i nostri vecchi hanno setacciato per quelli che sono 30 cm e quindi risulta anche un po' di terriccio in mezzo, e poi invece quando si scende sotto diventa tutto pietre comunque di questa dimensione, pietre più grosse, ecco. Quindi quello che si vede sopra in realtà è il risultato di 2000 anni di setacciamento e di recupero dei sassi per riuscire ad avere una parvenza di terra, ecco. E lavora qua?
Albania. Ah, Albania. Albania? Albania. Albania, sì. Roma. Romania. Roma, Roma, Italia. Roma, Roma, Italia, Italia. Definitely. The sweet maple. Exactly. It's kicking the butt. Timo. E sarebbe impossibile apprezzare cosa c'è dentro questo vino senza fare una visita in vigna. Impossibile.